Se ti piace molto, siamo con il nuovo episodio. Prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Mia moglie è una truffatrice. Sì, Leila, so tutto, disse. Queste furono le parole di Ates e il matrimonio finì. Tutti gli ospiti e Leila erano sotto shock. Leila rimase lì. Ates lascia il posto dicendo che il matrimonio è finito. Dopo lo shock che ha vissuto per un po', Leila si è allontanata velocemente dal tavolo nuziale. Fusun e Bige avevano già cominciato a spettegolare. Jacob, Meriem e Bar hanno paura che Ates chiami la polizia e scappi velocemente. Leila Yapa rimane sola. Ma c'è anche qualcuno che lo osserva. Questa non è altro che la madre di Leila. Leila ha bisogno di aiuto. Non ha altra scelta che andare con questa donna che non conosce. La donna si presenta come una parente di Ates e abbraccia Leila. Bige va da Ates e lo rimprovera, dicendo che nessuna donna merita questo, qualunque cosa faccia. Ates non ha niente da dire. Non può esserci una persona priva di emozioni come Jacob. Dice che hanno fallito in questo lavoro e che ha bisogno di trovare Leila per iniziare un nuovo lavoro. Ma Meriem e Bar dicono che non vogliono più fare questi lavori. Leila è molto dispiaciuta per quello che ha fatto. È molto arrabbiato con se stesso e con sua madre che lo ha lasciato solo in questa vita. L'unica responsabile di tutto questo è sua madre. Perché l'ha lasciata sola in questa vita. Berit dice ad Ates che vuole Leila altrimenti non gli parlerà mai più. Leila resta in una stanza d'albergo e passa tutta la notte a piangere. Ates è nella stessa situazione. Soffre molto e le sue azioni devono ferirlo. Quando Leila si sveglia spaventata, vede che la sua collana, l'unica cosa rimasta di sua madre, è scomparsa. Fusun condivide immediatamente l'incidente con l'avvocato per volgere la situazione a suo vantaggio. Ma come risultato delle sue ricerche, l'avvocato apprende che tutte le denunce contro Leila e la sua banda sono state ritirate. Ates ha pagato i debiti di tutti e ha fatto ritirare le denunce. Quindi cerca di portare via i bambini da Ates. Firuse va da Leila. Le porta qualcosa da indossare e cerca di prendersi cura di Leila. Ma Leila chiede perché l'ha aiutata. Firuse dice che aiuterei chiunque si trovasse in una situazione difficile. I bambini sono preoccupati che tutti abbandonino Leila dopo che se ne sarà andata. Non sarà facile correggere la psicologia dei bambini. I funzionari dei servizi sociali trovano Berit sulla porta mentre cerca di uscire di casa. Non sarebbe bene che i bambini avessero problemi di sicurezza. Anche Leila uscire di casa sarà un problema. Il signor Hilter va all'hotel dove alloggia per portare Leila per i bambini. Leila torna a casa per i bambini, anche se è molto difficile, a condizione che ritornino anche Bar e Meriem. Ates e Leila si incontrano in giardino. Ma Leila lo ignora e passa davanti ad Ates. Ma ha delle parole da dire ad Ates. Perché l'hai fatto? Avresti potuto dire che sapevi tutto e licenziarlo. Dice che ti amavo davvero. Ates non ha niente da dire. Ates dice che si aspettava che raccontasse tutto, ma non lo ha fatto. Leila ammette che non può farlo. Leila spiega che ha giocato a questo gioco per trovare la sua famiglia. Decidono di stare insieme per il bene dei bambini e dopo un po' si lasciano. Berit dice che le mancano molto e vuole che non si separino di nuovo. Promettono anche. Meriem e Bar tornano alla fattoria. Nonostante tutto, sono felici di essere tornati. I funzionari dei servizi sociali non trovano sincero il rapporto tra Ates e Leila. KVLCM dice che vuole andare a Fusun. Bar spiega che Fusun in realtà ha rubato i modelli della madre di Ates. Grazie a KVLCM Bar, capisce le vere intenzioni di sua zia. Fusun torna a casa mentre i servizi sociali sono disponibili. Ma non riesce a trovare quello che sta cercando. KVLCM dice che lui, Ates e Leila sono molto felici. Anche se in questo modo si supera il problema dei servizi sociali. Questo matrimonio deve finire con un divorzio e questo causerebbe loro un dolore infinito. Leila firma i documenti del divorzio, dicendo comunque sono qui per i bambini. Sul cammino degli innamorati, Leila dice che vuole essere perdonata per tutte le sue bugie, e Ates dice, volevo che tu scegliessi noi.
Leila racconta in lacrime ad Ates come ha iniziato questa attività, dal giorno in cui ha lasciato sua madre. Ates dice che se ci fossimo incontrati da bambini non avremmo sofferto così tanto. Leila, abbiamo dovuto far sanguinare le nostre ferite per poterci guarire a vicenda. L'avvocato viene a casa e dice che non dovrebbero divorziare affinché i bambini possano restare. Ora Leila e Ates devono rinunciare alla loro decisione di divorzio. Ates dice che non divorzieremo. Riusciranno a tornare ai vecchi tempi felici. Fusun troverà la madre di Leila. Leila scoprirà che Firuze è sua madre. Ates scoprirà che Fusun ha rubato i disegni di sua madre. Le risposte a tutte queste domande si trovano nella sezione successiva. Restate sintonizzati, arrivederci.